tutti e grazie per essere qui. Grazie. Un ringraziamento sentito va anche a chi ci ospita, ovvero all'artista Miro Persoglia, che ci ospita in questa location bellissima e soprattutto in un contesto così prestigioso qual è la Biennale di Venezia. Andiamo subito a raccontare che cos'è il progetto Met Art, l'immagine nell'immagine. Met Art non si configura come un movimento stilistico, ma come un'idea visiva innovativa che sappia riportare l'impatto visivo emozionale al centro di ogni opera, senza snaturare lo stile proprio di ogni artista. La finalità è principalmente quella di indirizzare lo sguardo del fruitore dell'opera, evidenziando la possibilità di andare oltre l'immagine in primo piano, nella ricerca di un particolare, che sia un'allusione visiva o anche solo una semplice ombra indefinita, ma che in ogni caso riesca a mutare la prospettiva e l'essenza stessa del dipinto. Il concetto di immagine nell'immagine, tuttavia, può anche essere inteso in senso letterale, ovvero come una rappresentazione che sappia contenere un'immagine all'interno di un'altra immagine, talvolta duplicandosi o ancora scomponendosi e ricomponendosi in una raffigurazione complessiva e differente. La ricerca quindi di una diversità prospettica ed un efficace effetto visivo stanno alla base dell'idea di Met Art, l'immagine nell'immagine. Met Art vuole anche porsi al centro di un discorso culturale più ampio, che sappia andare oltre gli stereotipi dogmatici tradizionali, nel coniugare le varie forme artistiche e visive con la letteratura, la poesia e non ultima la musica, andando a costruire un immaginario artistico nuovo e non consueto nella contaminazione e sperimentazione delle più svariate forme espressive. Questo è Met Art e questo è quello che voi potrete poi vedere all'interno. E qui con noi abbiamo una grande poetessa che adesso presentiamo ed è Monica Petroni. Grazie Monica Valerini per la presentazione. Quando mi ha detto Stefano, l'immagine nell'immagine, mi ha subito catturato perché il tema è sicuramente importante, poliedrico, sfaccettato, si possono adattare moltissime poesie. E in particolare ne ho portate una del libro Il buio nell'anima, che questa è la copertina, che vi dicevo, ed è un percorso quasi terapeutico il libro, Monica, perché si tratta di sprofondare nuovamente nel nostro buio, quindi di esaminare gli aspetti più complessi delle nostre varie personalità, in modo da utilizzare un concetto nuovo che è esposto all'inizio del libro, La stanza nella mente, riesaminare, dicevo, i nostri problemi con una luce diversa. E io praticamente mi immedesimo in stati d'animo, in persone, addirittura in cose. Creo questa particolare simbiosi totale, dopodiché creo la poesia, la nuova immagine. Smettila di osservarmi. La mia immagine lascia lo specchio che tu vedi e infrange la tua voglia di cambiarmi. Cancella i segni di vapore nelle docce di un cuore disegnato in fretta e finisce per specchiarsi furtiva negli occhi di chi era il nemico. In continuo movimento non lascia ombre sul sentiero e fa sparire con rabbia le piccole impronte di un'anima fuggitiva nella sua disperata corsa al cambiamento. Sono i frammenti di vetro dello specchio rotto che in realtà mi fanno male, che tagliano il mio corpo, che lasciano segni non visibili, che si mescolano col sangue e che infine si ostinano a comporre un'immagine distorta di me che invece sto cambiando. Smettila di osservarmi. La mia immagine lascia lo specchio che tu vedi. Adesso andremo a ballare Rossella Russolo sulla musica di Ashram.
Grazie a Rossella Russolo, grazie all'artista Daniela Porro, grazie a Monica Petrone che abbiamo ascoltato. E adesso chiamo qui vicino a me il critico Giorgio Grasso. È qui. Lui cura il padiglione qui degli armeni e adesso lasciamo la parola a lui. Solo per un saluto, fare complimenti agli artisti, che d'altra parte è inutile che faccia dei complimenti perché li conosco tutti. Il padiglione Armenia meriti di essere visitato non solo perché c'è l'artista Miro Persoglia, ma perché qui c'è l'arte vera. E l'arte che cos'è? L'arte è qualcosa che dall'idea di un artista attraverso la manualità realizza un prodotto che provoca a chi lo guarda una forte emozione estetica. Se non c'è emozione estetica non c'è arte. Loro sono vinti 2 anni fa Biennale Venezia, per me è questo onore stare qui, ma io voglio qui presentare anche artisti italiani che non sono presenti dentro Biennale Venezia. Io auguro a tutti gli artisti che siete presenti qui che un giorno anche voi siete Biennale Venezia. Grazie a tutti gli artisti. Abbiamo qui il curatore di questa mostra e l'ideatore Stefano Pozzanghera. Grazie. Allora, volevo ringraziarvi tutti per la presenza e per tutti gli artisti che siamo riusciti ad esporre con un po' di difficoltà, ma ce l'abbiamo fatta. Una cosa la devo dire, sono 26 i dipinti e 4 installazioni. Quello che qui stiamo tentando di raggiungere, di proporre, è di avere appunto un forte impatto visivo, emozionale di queste opere e che si possano tutte ricondurre al tema conduttore appunto della mostra, che è l'immagine nell'immagine. È un punto di partenza, questo è un grande punto di partenza, un progetto che io spero possa andare avanti e proprio per questo sono già contento. Vi volevo segnalare questo quadro che è un po' il simbolo di questa inaugurazione, da un tennista, il tennista numero 1 italiano Fabio Fognini, e abbiamo avuto il piacere di esporlo anche se non era previsto, e lui addirittura ci ha mandato i ringraziamenti e quindi parteciperà insieme alla tennista, alla sua moglie Flavia Pennetta, ad altre iniziative, e mi piaceva rendergli omaggio, insomma, e ringraziarlo pubblicamente, perché insomma ci saranno anche altre occasioni, senza nulla togliere alle opere che potete vedere, che sono, secondo me, io ringrazio veramente tutti per l'impegno, perché molte di queste artiste mi hanno ringraziato personalmente e questo è il più grande complimento che io possa ricevere, perché non avevano pensato a determinate caratteristiche dei loro dipinti e sono riusciti a fare qualcosa in più. Riuscire a dare una profondità di campo, una prospettiva è già tanto, e proporlo soprattutto in maniera unitaria. Io ulteriormente, per ringraziarvi, consegnerei l'attestato di partecipazione come ricordo di questa inaugurazione, e quindi do la parola a Monica e vi ringrazio tutti. Grazie. Allora, Carla Pistola. Le sue ormai famose e inimitabili vele le possiamo ammirare poi all'interno. Simona Ciaramicoli con gli inconfondibili volti e sguardi delle sue donne. Daniela Porro con le innumerevoli ma sempre diverse figure femminili nei suoi ritratti. Stefania Chiaraluce, le suggestioni e gli effetti cromatici caratteristici delle sue opere. Giovanna Capraro, la linearità e l'essenzialità delle sue opere. Annarita Valenzi, la ricerca cromatica e prospettica nelle sue opere. Francesca Bernabei, fotografando l'istante, lo fissa tramite il suo istinto artistico nell'eternità. Olga Potiomkina, un cubismo modernizzato, fantasioso e musicale. Dalila Lazzarini, l'estro e la sperimentazione nelle sue opere sempre nuove, fresche e diverse. Virginia Cavarretta, la sperimentazione di un nuovo iperrealismo. Patrizia Lofeudo, il talento assoluto di una grande artista sempre alla ricerca di nuovi soggetti. Francesca Provetti, i suoi animali nei suoi dipinti sempre tecnicamente perfetti. Sabrina Ravanelli, ogni volta stupisce esplorando nuove forme espressive e tecniche differenti con una sapienza tecnica unica. Elena Cappelletto, la raffinatezza e la classe in ogni suo dipinto.
Maria Casarotti, la costante ricerca cromatica nei suoi fiori sempre splendenti ma ogni volta differenti. Alessandra Crasci ogni volta sorprende per la varietà dei suoi soggetti e la sperimentazione costante che la porta sempre a superarsi. Marina Kaminsky, un percorso d'artista davvero unico. I suoi tratti stilistici e i suoi effetti cromatici sempre riconoscibili. Inna Barivoncic, dal ritratto puro ai suoi oggetti fantasy con un tocco inimitabile e personale. Francesca Milano, la ricerca dei materiali e l'inventiva nelle sue installazioni. Nadia Carnielli, la continua ricerca nella lavorazione della stoffa nelle opere di una grande maestra. Vittorio Simonini, un artista unico con le sue lavorazioni e bruciature del polistirolo trasparente. Gianfranco Bianchi, noto per la sua serie pittorica dedicata al macrocosmo. La sua fantasia lo porta anche a concepire installazioni sempre più originali e significative. Inoltre hanno partecipato gli artisti Maria Paola Ceccarini, Ilaria Ranzato, Maria Botticelli, Anna Maria Bracci, Svitlana Marini, Roberta Andressi, Patrizia Riccardo, Giulia Previtali. Prima di tutto ringrazio te, Monica, è stata veramente speciale, gentilissima con noi. Un doveroso ringraziamento a chi ha permesso veramente questa iniziativa, anche perché, come potete immaginare, i costi non sono stati proprio moderati, e vorrei chiamare qui, anzi lo faccio presentare da Monica. Franco Trezzi, se può venire qui, grazie perché chi ama l'arte poi può anche, tra virgolette, sponsorizzarla, nel senso di promuoverla, sono quelli che piacciono a me, i filantropi, il filantropo, il mecenate, ci piace. Ah, prego. Amore. I soldi meglio investiti sono quelli in arte. Ve lo dice uno che gioca in borsa, ve lo dice uno che i quattrini li studia in tanti modi. Ho finito. Grazie a Franco Trezzi, grazie mille. Grazie a tutti, grazie.